Guarda qua le gallerie. Ma che posto è? Adesso addirittura c'è una scalinata che porta in trincea, in galleria. Impressionante. Chissà dove sbuca. Addirittura, e anche qua si scende giù. Un silenzio quasi naturale, sente solo il vento tra i larici. Questo è probabilmente il camino di una stufa, vedi qua. Comunque questa zona è abbastanza remota e un po' lontana da tutto. Per esempio adesso devo andare a fare benzina e meglio che metto in standard magari, e dobbiamo ancora andare a 7 km, 7-8 km da qua, insomma. Prima non c'è assolutamente niente. Fare slalom gigante in mezzo alle buche. Ho finito la benzina, quasi finita, e questo è l'unico distributore che non accetta bancomat. È anche l'unico distributore qua della zona. Siamo a Lazzaretti, frazione di Foza. Ok, ritorniamo un po' su sterratina. Veramente immenso l'altopiano. Guarda anche queste strade come erano pavimentate, che lavoro per pavimentarle. Sono completamente abbandonate. Ah, che belle pietraia qua. Proprio bella questa strada. Veramente labirintico comunque. Se non avessi Cesio mi sarei già perso 20 volte senza la traccia. Ora. Ora si balla qua, ragazzi. Bellissimo. Bellissima. Bella tecnica. Sì, sì, ma divertente. No, che bravo, te la sei cavata bene. No, no, bella. Beh, ma questa non è difficile, dai, non c'è sassi. Che ambiente anche questa. Abbiamo preso un'altra sterrata. Non finiscono più. Guarda come si nota che sono strade militari, perché ecco, da qua si vede bene, vedi com'è proprio lastricato. Dopo è chiaro che è venuto via tutto, ma se no originariamente erano perfette queste strade. Beh, veramente fare fuoristrada col Transalp 750 è come andare alla sagra della porchetta. Cioè col mio 650 è molto più difficile, molto più fisico. Prima roba è più alto il mio, quindi hai meno appoggio coi piedi se ti serve. E poi comunque ovviamente questo, avendo più cavalli, quando dai un po' di gas ti lancia in avanti e ti fa superare bene gli ostacoli. Il mio devi proprio dar tutta la manetta per fargli fare un comportamento del genere, e comunque non ce l'ha nemmeno. Poi vabbè, le sospensioni sono altro mondo. Guarda qua che bella la strada militare, stupenda. Ma che spettacolo qua. Cioè troppo divertente. Saltino, track, dai gas e lei va avanti. Cioè inarrestabile anche questa qua. Spirito Transalp intatto. No no, ma lo scarico basso. Quante volte guarderete i fiumi in vita vostra? E considerate, ragazzi, che tutte queste strade, vedete che hanno sempre larghezza costante, sono state fatte solo e soltanto per portare le truppe sugli appostamenti, appunto su in cima alle trincee. I pastori non avevano nessun interesse a fare strade così larghe con carreggiate e tutto, e sarebbe stato un costo mostruoso. Quindi soltanto lo sforzo bellico, muretti per tenere la strada. Pensate in quanti uomini, in quanti anni ci ha lavorato con i mezzi dell'ora. Monteforno, ecco qua, Piazza delle Saline. Secondo me mi ero fermato qua l'ultima volta che ero venuto qua solo con il video. Mi ero fermato qua a Piazza delle Saline appunto per questo, perché ho detto sono da solo, non ho le gomme adatte, avevo le semitassellate TKC70, più che altro perché ero da solo. Dico, qua foro, qua sei in una zona dove non prende il telefono, sei lontano come avete visto dai centri abitati, ti tocca una bella camminatina, quindi
Posti del genere sono molto belli, ma venire in due. Ehi là, oh là! A momenti mi arriva in faccia il Transalp. Porca puttana. Ciao. Sarà staccata la borsa. Dai, dopo risolviamo. Sì. Spettacolare qua comunque. Bellissimo. Che ambiente, questi sono tutti larici, stanno cominciando a prendere il tipico colore rosso infuocato dell'autunno. Ok, ora vado a piedi fino alla cima di questa montagna qua sopra. E vediamo cosa trovo. Guardate che roba, ragazzi. Allora, questa in rosa è la linea di resistenza austro-ungarica e questa in giallo è la linea di osservazione italiana. Erano vicinissime, parliamo di almeno 500 metri. Questa è la cima del Monteforno. Sto arrampicando, vedo già le trincee lassù. C'è un po' un silenzio quasi naturale, sento solo il vento tra i larici. C'ho quel minimo di senso d'ansia che ho sempre quando vengo a visitare questi posti dove so che in ogni metro sono morte persone. Poi non è nemmeno ansia, è quasi come disagio, un po' strano a definirsi. Ora qui tutti i resti dei baraccamenti sono rimasti solo i sassi. Al solito non ho una pila. Cos'è qua? Galleria. Mamma mia, buio pesto. Signore, non vedo letteralmente a 1 centimetro dal naso, la galleria continua giù. Aspetta un attimo che gli occhi si adattino all'oscurità. Suppongo non ci sia niente da vedere, ma è giusto per curiosità. Sono molto alte, impressionante. Chissà dove sbuca, incredibile. Bene, direi che conviene ritornare sui propri passi e vederle magari esplorare con la torcia. Qui ragazzi era un caposaldo austriaco, cioè gli austriaci dopo vari attacchi a parte italiana lo fortificarono in maniera incredibile perché non potevano permettersi di perderlo. Questo versante è pieno di baraccamenti, anche lassù di nuovo gallerie e postazioni. Quando è così, cioè che c'è un versante in cui da una parte ci sono tutti questi baraccamenti, vuol dire che chiaramente da qui gli attacchi non arrivavano tutti da quell'altro versante. Questa era la parte sicura. Lassù addirittura c'è una scalinata che porta in trincea, in galleria. Qua ragazzi, vediamo come erano fatte. Non era soltanto scavato nella nuda roccia, ma era rinforzato col calcestruzzo, guarda. Tutto questo strato, quasi 1 metro rinforzato col cemento armato. E poi guardate il dettaglio, addirittura intonacato, chiaramente per resistere meglio all'umidità. E qua ragazzi continuano i conicoli delle gallerie, guarda qua si va a sinistra, si scende addirittura e anche qua si scende giù. E fanno paura perché se io tolgo un attimo la luce, il buio è totale, guarda. E il silenzio anche, non si sente nulla se non lo sgocciolio dell'acqua. Posto da brividi come sempre queste trincee. Mi raccomando, non venite in questi posti da soli, perché all'interno delle gallerie ci possono essere crolli, ci possono essere buchi. Il posto qui è remoto, non prende bene il telefono, quindi venite, non fate la cazzata di venire in questi posti da soli perché nonostante tutto sono ancora posti pericolosi. Ora qui, nonostante recuperanti quanto materiale ferroso si trova, questo è probabilmente il camino di una stufa, vedi qua. Qua addirittura una scala per arrivare lì dentro. Ora la saliamo e vediamo cosa c'è. Qui ragazzi entriamo nella prima linea. Questa è la postazione mitragliatrice. Guarda qui davanti a me. Però quanti ce n'erano anche qui. E di qua, ragazzi, di qua arrivavano gli italiani. Arrivavano i nostri soldati. Mettiamo sul muro tutte queste buchi, probabilmente sarà una sorta di impalcatura di legno. Questo è quello che vedeva un soldato nella prima guerra mondiale.
E anche qui. Sono in cima. Questo è un posto in cui se eri qui eri morto. Ed è incredibile pensare come queste due piccole alture insignificanti, questo dove sono io ora e dietro di me, diventarono delle fortezze. Non lo dico per creare suspense, ma stare qui da solo, questo silenzio rotto solo dal vento freddo è particolare, ecco, da chiunque andrebbe fatta l'esperienza di tornare nei luoghi dove si è combattuto pochissimo tempo fa, per apprezzare quello che abbiamo oggi. Ma bello? Inquietante. Inquietante. Hai visto le gallerie, sì? Sì, ma ci vuole la pila per entrarli. Inquietante, è come il Pasubia, fa paura. Solo il silenzio e il rumore del vento fa paura. Bene, ora riscendiamo e piano piano rientriamo verso casa. Dopo qua la strada chiaramente è vietato e si può fare solo in mountain bike o a piedi. Continua più o meno alla stessa quota, va tutti sotto i rilievi e se continui arrivi fino in Val Formica e al Passo Vezzana. Quindi era proprio una ragnatela di intercomunicazione lungo tutto l'altopiano. Quindi se avete mountain bike elettriche ve la consiglio. E ora riandiamo. Quindi direi che quando ero venuto qua da solo ho fatto assolutamente la scelta giusta di non proseguire. Ora qui una tomba, tragico incidente, probabilmente a far legna. Posero quella tomba i genitori. E qui nel lontano inverno 17, Casa Grande nevicata, tregua d'armi tra alpini del 62esimo battaglione Bassane e soldato austriaci, scambio pane con sigarette, taglio legna, zona neutra, rubato segone al nemico. C'era fratellanza tra povera gente che non sapeva nemmeno loro come mai combatteva. Qua c'è un'altra targa, Selletta Generale Enrico Caviglia, comandante divisione fanteria durante la battaglia dell'Ortigara. Ogni pezzo, anche qua c'erano baraccamenti, ogni metro di terreno ricorda un evento. E qui siamo tornati su asfalto, chiaramente anche queste erano tutte strade militari che ora sono state asfaltate. Prima della guerra qua c'erano solo sentieri. E nonostante tutto anche oggi l'esercito viene qua ad addestrarsi. Bellissimo, posti eccezionali. Guarda anche qua che piana immensa, spettacolare. E non so se avete notato ragazzi nel video, ma non abbiamo incontrato nessuno. Dimmi in quanti posti in Italia puoi girare tranquillamente senza incontrare nessuno. Beh Cesio, dei 3 giri che abbiamo fatto, secondo me questo è il top, dai. Se la gioca col grappa, secondo me. Ragazzi, giro finito, bellissimo, la Transalp si è comportata benissimo. Cesio anche ti sei comportato bene. No, veramente bello il giro, stavolta abbiamo la traccia, sono riuscito a salvarla, ve la metto in descrizione. Però ovviamente giro, lui lo fa da solo, io ho detto che è un pazzo. No, a parte gli scherzi, giro da non fare secondo me da soli, perché comunque in quei posti lì non prende il telefono, quindi è sterrato, fuori strada, se forate ve la fate a piedi o se vi fate male c'è un po' da farsela a piedi, quindi ecco, da fare cum grano salis. Trovate tutta l'attrezzatura in descrizione, saluti dal Transalpone e dalla mitica Yamaha. Se volete vedere la storia guardatevi gli altri video, ve li lascio qua sopra in descrizione. Saluta Cesio, vai. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.